Ciao amici e bentornati sul mio canale, nuovo video di fai da te per le nostre caravan. Dopo 17 anni io sono possessore di una Caravelle Air Antarex Lux 400 del 2003. Ho scoperto nella mia profonda ignoranza che si possono montare gli ammortizzatori. In questo caso sono Alco Octagon blu, il colore mi sembra rosso, verde, individuano il peso della caravan. Io ho acquistato il blu perché la mia è superiore ai 900 kg, va dai 900 ai 1350 mi sembra. Sì. Per cui ho acquistato per 90 euro coppia di ammortizzatori che andrò a montare e vi farò vedere come li monterò. Lo scopriremo insieme perché io non l'ho mai fatto. Una cosa prima di acquistare gli ammortizzatori, quando andrete ad acquistarli, prima di acquistarli verificare che il vostro telaio li possa montare. Deve avere un piccolo tappino di gomma sul braccio della ruota che si può togliere, dove verrà inserita la staffetta di supporto per l'ammortizzatore. E quando andrete ad acquistare l'ammortizzatore assicuratevi che insieme vi vendano anche la staffetta, perché altrimenti non riuscirete a montarlo. Niente, spero che vi possa interessare e seguitemi e ci vediamo sul montaggio. Bene amici, dopo aver assicurato bene la roulotte che non venga addosso sui piedini e tutto quanto, andiamo a iniziare a cambiare, a installare gli ammortizzatori. Questo è il tappino che vi dicevo che bisogna controllare di avere, dove andranno inserite le staffe, e questo è l'ammortizzazione dell'asse Alco con la gomma inserita all'interno che flettendo ammortizza. E l'ammortizzatore andrà fissato su questa staffa che andrò a mettere e in questo foro centrale farà questo tiraggio. Da qui la posizione è un po' sacrificata, l'ammortizzatore andrà da qui a questa staffa che è posizionata qui. Niente, il lavoro è abbastanza veloce, fare solo attenzione di fissare bene la roulotte in modo che non ci cade addosso. Bene, questo è il kit di cui vi accennavo: ammortizzatore con le staffette, la coppia per cui destro e sinistro, il colore non conta nulla, l'unica cosa verificate il colore blu, rosso o verde. Nel mio caso è blu perché va dai 1300 fino a 1300 kg. Niente, adesso iniziamo. Bene, come vedete le staffette hanno queste zigrinature che praticamente verranno inserite all'interno della fessura dove c'è quel tappino in gomma da togliere. Andranno messe in questa posizione perché questa è la direzione di marcia, per cui andranno in questo senso così. Il veicolo andrà da sinistra verso destra, la direzione di marcia, e loro andranno posizionate in questo senso. Bene, iniziamo con togliere il tappino di gomma, che penso che sia la cosa più difficile da fare. Eccoci qua, un po' faticoso, come vedete è venuto via. Ora, come vi dicevo, prendiamo la staffetta, la posizioneremo in questa direzione.
andrà messa, vedete qua la freccia del movimento, e andrà posizionata così. Andremo ad aprire così e a chiudere. Bene, così, perché poi il dado del bullone andrà a chiudere il dado del pistone dell'ammortizzatore. Bene, ora prendiamo l'ammortizzatore, ci serviranno chiavi da 19 mm, andiamo a svitare. Uno e due. L'ammortizzatore andrà messo in posizione centrale. Poi andremo a prendere girato in questo senso, andremo a inserire il suo bullone. Bene, adesso che ho preso andremo a cominciare a stringere. E come vedete lui va a tirarsi il dado. Lo tireremo fino a quando andrà a battuta.
Bene. Bene, ora andiamo a chiudere questo. Ok. E il primo ammortizzatore, come vedete, è installato. Non è niente di particolarmente difficile, bisogna solo fare un po' di attenzione. Naturalmente se avete una chiave dinamometrica è meglio. Bene. Il primo ammortizzatore lo abbiamo sistemato. Ora non ci resta che rimontare la ruota e fare lo stesso lavoro sull'altra. Vi consiglio, in caso doveste poi per foratura smontare la ruota, sui dadi magari mettere un filino di grasso quando andrete ad avvitare. Questo è come deve essere la sospensione prima di montare la ruota. Bene amici, inizieremo anche qui togliendo questo tappino di gomma e poi posizioneremo le staffe e l'ammortizzatore.
Bene amici, questo è l'ammortizzatore montato, ora rimonterò la gomma e andrò a fare un giretto di prova. E anche per il video di oggi è tutto, vi ringrazio di avermi seguito e vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti!